Le radici di questo secondo albero hanno a che fare con questo caos. Vedremo infatti più da vicino, ma adesso ve l'accenno, una curiosa dottrina che è anche citata in Genesi, che ci lascia passare l'idea che il creatore abbia tentato di fare la creazione alcune volte prima di riuscirci. A proposito di perfezione e infallibilità del divino, si chiamano i regni di Edom. Edom significa in ebraico rosso, i regni del rosso. E questa dottrina vuole, questo poi lo vedremo meglio quando spiegheremo alcuni dettagli sull'albero della vita, vuole che prima di questa creazione Dio creò delle creazioni abortite che egli stesso poi distrusse, perché erano intrise di, diciamo, di violenza. Questo rosso è l'immagine attraverso il colore sia del sangue che del fuoco, che del desiderio più, della passione, diciamo, più forte. E questi regni del rosso, i regni di Edom, precedono questa creazione. E questi fallimenti non sono tanto dovuti al fatto che Dio non aveva ancora preso le misure giuste, quanto che, così è detto, sempre in linguaggio simbolico, Dio trasse questi mondi dal suo lato sinistro, cioè dalla propria parte sinistra. Quando vedremo la struttura dell'albero della vita, voi avete già delle fotocopie, vedrete che ci sono 3 pilastri sostanzialmente, e che il pilastro sinistro è chiamato il pilastro della forza. Quando invece arriva a creare per la prima volta il cosmo usando anche il lato destro, non solo, badate bene, che non sarebbe equilibrato, ma anche il lato destro, vuol dire che ha affiancato alla forza quell'altro pilastro che vedete nell'albero della vita, il pilastro a destra, che si chiama della misericordia o della grazia, perché forza e grazia stanno in una funzione simile a quella di Marte e Venere, simbolicamente. Allora, e solo allora, viene fuori un mondo sufficientemente equilibrato da stare in piedi da solo. Guardando questo mondo uno potrebbe pensare alla faccia, chissà i precedenti come l'hanno ridotto. Però questo è. Ora, vi ho detto questo anche per cominciare a familiarizzare con il trattamento di questi termini, non come farebbe un rabbino, non come farebbe un ebreo che ci crede. Cioè noi dobbiamo trattare questi termini come simboli. Perciò ricordiamoci che qui parleremo spesso di Dio, ma ricordiamoci che è una finzione funzionale a. E buona parte degli elementi simbolici che sono venuti fuori attraverso i testi sacri, è mia opinione che siano oggetto di esperienze interne di determinati livelli della coscienza che non sono normalmente frequentati dal nostro stato di coscienza. L'errore più comune è credere che un'esperienza interna fosse anche di intensità emotiva incredibile o di frutto di una meditazione, di un lavoro clamoroso nel corso della propria vita. L'errore, dicevo, consiste spesso nel credere che quello che io ho esperito non sia una parte di me, ma sia misteriosamente una parte del cosmo. Cioè, tradotto, l'errore che molti hanno fatto e che molti fanno ancora, secondo me, è scambiare un'esperienza interna e soggettiva per un'esperienza oggettiva e pensare quindi che anziché avere frequentato un'area della propria psiche si sia finiti fuori a frequentare un angolo di universo, e da lì
si creano i presupposti per quella oggettivazione che fa trattare i testi sacri come verità, essendo ricevuti. E quindi abbiamo poi un problema di confronto tra culture. Per esempio, i Veda in India sono stati ricevuti, sì o no? Sì, dai rishi, cioè dai veggenti, dai saggi. Hanno la statura quindi di testo rivelato, i Veda? Sì, sono testi rivelati. Però se tu parli con un, che ne so, testimone di Geova, ti dirà che l'unica fonte della rivelazione è Antico e Nuovo Testamento. L'ebreo ti dirà no, è solo la Torah, il Nuovo Testamento non è parola di Dio. Parla con un musulmano, l'unico testo che è parola di Dio è il Corano. E guardate all'interno della stessa India come la cultura tantrica, che segue di quasi 2000 anni quella vedica, sia costituita da una incredibile diffusione di testi rivelati, ognuna origine di una corrente iniziatica. E questa storia non ha mai finito di spegnersi. Perciò, quanti dei hanno parlato in quanti modi a quanta gente? Siamo oggetto di una mastodontica presa per il culo da parte degli dei? Non lo so. Sarebbe sadico ma anche divertente. O forse è più facile pensare che a livelli di profondità maggiori, no, nella nostra psiche, possiamo entrare a contatto con una di quelle sorgenti di cui parlavamo prima, archetipali, che liberano un logos nella lingua, nel linguaggio, non solo nell'idioma, nel linguaggio adatto a un luogo e un'epoca specifici. Difatti i Veda pretendono dall'uomo delle cose che 2000 anni dopo, dalle stesse parti, gli uomini non sono più disposti a fare. Capite? Qui torniamo proprio al tema del linguaggio simbolico, figlio di spazio e tempo, a seconda delle culture. Adesso posso cancellare, vero? Dunque, queste Dunque, questo è l'albero della vita che avete anche nella vostra fotocopia. Come si è passati, no, da un simbolo di cui si narra in Genesi essere simile a un albero a qualcosa che dell'albero non ha più pressoché nulla. Guardate che questo insieme di vie, sentieri, cioè le lineette, e le sfere è veramente una schematizzazione. È quasi una geometrizzazione. Ricordatevi che schematizzazioni e geometrizzazioni sono tutt'uno con lo sviluppo della ratio. Matematica e geometria, per esempio, così come la logica, che esiste tanto per il linguaggio quanto per la matematica, sono parti costitutive della ratio. Lo prova il fatto che l'albero della vita cabalistico è costituito da queste realtà che, come vi dicevo, si chiamano Sefirot. Singolare Sefira, plurale Sefirot. Letteralmente numero. Sefirot quindi numeri. La stessa radice etimologica di cifra, sifr. Cifra. Ok? E rappresentano effettivamente il classico schema decimale. Da 1 a 10.
abbiamo a che fare con qualcosa di, almeno inizialmente nella sua formulazione, astratto, asciutto, un po' arido verrebbe da dire, no? Un po' secco come albero. Vedremo che ovviamente scandagliando le dimensioni simboliche a cui i cabalisti hanno dedicato la loro vita, così secco non è, ovviamente. Però il modo in cui si presenta l'immagine in sé per sé è distante da quella ricchezza e anche poesia, direi, simbolica che troviamo in un'alchimia, per esempio. Quindi cominciamo ad avere a che fare con questa forma e ricordiamo uno ad uno i nomi, ve li scrivete, comunque li trovate nella fotocopia, io ve li percorro uno per uno, i nomi di queste realtà chiamate Sefirot. Partendo dal più alto, perché seguiamo lo schema numerico da 1 a 10 nell'ordine quasi cosmogonico, direi, cioè partiamo da Dio. La prima Sefira si chiama Keter. Keter si traduce letteralmente con corona. Perché è interessante questo termine? Perché la corona ha a che fare ovviamente con la regalità, ma non è parte di un corpo, è un oggetto estraneo al corpo che può essere indossato solo da chi raggiunge un certo rango, oppure che, se indossato, indica un certo rango, il rango più alto. Il re porta la corona e non altri. Questa Sefira è posta più in alto rispetto a tutte le altre, cioè la numero 1 è il vertice di un triangolino che ha la sua base nella 2 e nella 3, vedete? Quindi scendendo alla 2 e alla 3 abbiamo già un cambio di piano in un certo senso. La numero 2 si chiama Chokmah, che significa letteralmente sapienza o saggezza. La sapienza è quel tipo di conoscenza di ordine non razionale che è anche legata all'esperienza. Non è affatto detto che un erudito sia un saggio o che un saggio debba essere un erudito. Chiaro? La sapienza si chiama così perché è sapida. Conoscete il termine sapido in italiano? È il contrario di insipido, giusto? Sapido vuol dire salato. Perché la sapienza è salata? Sapete che la stessa etimologia di sapienza forma anche la parola sapore? Perché la sapienza è saporita? O, per meglio dire, sapida, cioè perché la sapienza è salata? Che cos'era il sale? A cosa serviva il sale? A conservare. Al posto dei frigoriferi si usava il sale. Quindi si può dire che la trasmissione di una memoria consista nella sua conservazione. Quindi il sale preserva dalla corruzione. Inoltre il sale fa sciogliere il ghiaccio, è il motivo per cui viene sparpagliato per le nostre strade nel cuore dell'inverno. E questa anche è una metafora. Il ghiaccio sono le strutture più rigide e più solide che vengono dissolte dall'azione del sale. Il sale disinfetta,
era anche un modo per tenere lontani i parassiti. E sale, come saprete, ha la stessa etimologia di salute e di salvare. Salvezza, salute e sale sono tutti parenti etimologici. In effetti il sale salvava dalla corruzione. Quindi rappresenta l'intelligenza e la memoria che si trasmette e si conserva. Ecco perché si dice avere sale in zucca o non avere sale in zucca. Ecco perché si può dire insipido anche parlando di una personalità, non solo del cibo, no? Di un piatto. Ecco perché uno che non sa è detto insipiente anche. Siamo sempre nello stesso tipo di trama etimologica. Di fronte alla numero 2, Chokmah, la sapienza, troviamo a sinistra troviamo la numero 3, che è chiamata Binah. Binah significa comprensione o anche intelligenza. Che differenza c'è tra capire e comprendere? Ciò che ho capito, sì, ma di solito il processo è di ordine razionale. Capire, si capisce qualcosa che tu poi sei in grado di ripetere. Non è detto che ciò che hai compreso tu sia poi in grado di trasmetterlo o ripeterlo. Comprendere o prendere con è un'assimilazione interna. Allora io posso capire un ragionamento logico, posso capire uno scritto, posso capire una operazione matematica, ma di solito quello che si comprende è il frutto di un'esperienza, su cui non è detto che io possa poi riferire a parole quello che ho compreso. Nell'atto della comprensione, cioè il prendere con, vi è l'interiorizzazione o intimizzazione di un contenuto. Questo non è un processo necessariamente di ordine razionale, cioè potrebbe anche contaminare la sfera della razio, non è un'opposizione, ma può farne a meno. Chiaro? Questa triade 1, 2, 3 costituisce, come sempre accade con l'archetipo della triade, costituisce un tutto a sé stante. Ecco perché abbiamo quindi in alto un triangolo. Vedete? Triangolo, simbolo supremo dei rapporti tra l'1, il 2 e i molti. 3 numero perfetto si diceva, e fin dai tempi delle scuole pitagoriche questo 3 riecheggia come una unità di fondo. Da lì deriva anche questa profonda, sebbene ermetica, dottrina cristiana, cattolica, dell'unità della Trinità, cioè 3 in 1. Perché il 3 rappresenta il modo che i due opposti hanno di tornare all'1. E dal punto di vista dell'1, il 3 rappresenta l'aprirsi dell'1 nei due. Quindi nel 3 c'è tutto, possiamo veramente dire così. Ciò che si dischiude sotto è un ulteriore sviluppo che rende più articolato il nostro processo. Vedete che rispetto alla densità con cui sono rappresentate queste Sefirot, qui, cioè tra il triangolo superiore e tutto quello che segue, c'è un'area vuota. Non è un caso che quest'area per molto tempo sia rimasta vuota.
perché voleva rappresentare quella insanabile frattura che esiste tra il mondo divino e il resto della creazione, che per lungo tempo è rimasta la frattura per eccellenza. I cabalisti l'hanno chiamato abisso. È interessante anche che l'abbiano chiamato abisso. Uno, perché l'archetipo dell'abisso è sempre una declinazione della profondità assoluta. L'abisso è il contrario della vetta, giusto? Simbolicamente. Come nella vetta abbiamo la massima espressione di ciò che sale verso l'alto, nell'abisso abbiamo la massima espressione di ciò che scende verso il basso. È la sua antitesi. E perché proprio lì mettere un abisso? Perché la terra era senza forma e vuota. Quindi questo abisso deve rappresentare il rapporto tra il triangolo che è divino e tutto ciò che seguirà dopo. Lì c'è il caos. Questo abisso è l'antico o la sede dell'antico, antico con la maiuscola. Tutto ciò che verrà dopo questo abisso può avere a che fare con la materia, per esempio, anche solo idealmente con la materia. Quindi viene da qualcosa che è oscuro e di cui non possiamo nemmeno dire granché. È passato un bel po' di tempo prima che altri cabalisti, nel cuore di questo abisso, tratteggiassero, esattamente come vedete nelle vostre fotocopie, una ulteriore sefira, una 11ª sefira, che però è tratteggiata non solo per rispettare lo schema del 10, ma anche per indicare che questa è una falsa sefira, ha una condizione intrinseca di illusorietà. Questa è chiamata Dat, che significa conoscenza, e quindi ci mette in relazione con quell'altro albero, quello della conoscenza del bene e del male, che non è quello della vita. Poi torneremo ovviamente su tutti questi concetti. Ci mette in relazione, è come se fosse nel cuore dell'albero della vita c'è una porta di accesso all'albero della morte. Non solo nel cuore, direi nel culmine dell'albero della vita. È come se uno dicesse: guarda, sono andato in paradiso e cosa ho trovato? La porta dell'inferno. In un paradosso. E deve essere così, perché per chi sta percorrendo il percorso mistico dal basso verso l'alto, arrivare alle soglie dell'abisso vuol dire arrivare al punto più alto possibile prima di quello scarto che mi separa dal divino. E lì c'è la prova più grande. Lì potrei diventare un megalomane, un esaltato, un sercente, un idealista della peggior specie, cioè fanatico. E potrei quindi trovarmi a precipitare nella dispersione. Vi faccio notare che la parola usata per questa sefira è conoscenza. Quindi noi abbiamo 3 distinti gradi di sapere dopo la corona. Abbiamo la sapienza, la comprensione e la conoscenza, che sono distinti chiaramente. Di sapienza e comprensione abbiamo già parlato. Questo conoscere di Dat, questa conoscenza, deve avere qualcosa a che fare con la perdizione. Deve avere a che fare con qualcosa che non ci porta a un risultato. Esiste un tipo di conoscenza che ha queste caratteristiche? Ovviamente sì. Ed è la conoscenza nel senso della nozione, dell'erudizione, anche della struttura della razza. È la conoscenza parlata, che si scontra con quella frattura e si inabissa. Questo tipo di sapere o di conoscenza starebbe sotto quella che Nietzsche saggiamente aveva identificato come volontà di potenza. L'uomo è
malato, no? Di questa volontà di potenza, e una delle espressioni della volontà di potenza è conoscere tutto. Vogliamo conoscere tutto. E parte del nostro progresso, buona parte del nostro progresso, soprattutto quello confermato dalla tecne prima e dalla tecnologia oggi, nasce sulla spinta della nostra sete di conoscere. Però, e qui chiamiamo in causa la logica, con un esempio che vi ho proposto più volte, che ho ripreso da Aleister Crowley, che in un saggio breve, Che cos'è un numero, che cos'è un simbolo, spiega proprio questa faccenda. Ogni cosa che noi possiamo descrivere e rinchiudere in una definizione, quindi che viene declinata nel mondo del linguaggio, poggia su una logica di questo tipo. Voglio definire A perché la conoscenza consiste nella definizione, e per definire A uso B, C e D. Ma siccome sto usando B, C e D, io voglio definire a loro volta B, C e D, e li definirò con E, F, G, H, I, L, M, N, O. E ciascuno di questi, E, F, G, li definirò con altre definizioni, altre parole. Quando sono arrivato alla Z, cioè all'ultima lettera possibile, dovrò far rientrare nelle definizioni termini che ho già usato. La prova l'avete con un dizionario della lingua italiana. Prendete un vocabolario. Dentro, in teoria, ci sono tutte le parole che noi possiamo usare nella nostra lingua, o quasi tutte, ok? Il dizionario come funziona? Che in ordine alfabetico, uno schema molto razionale, ci sono le definizioni di ogni parola. Se io prendo la definizione della prima parola del dizionario e vedo che è costruita, questa definizione poggia magari su 25 parole, che sono la definizione, ciascuna delle 25 parole di quella definizione, dove le vorrò trovare secondo voi? Nel dizionario, chiaramente, dove per definire quelle 25 parole mi imbatterò in altre 500 parole, no? Delle varie definizioni, che troverò nel dizionario. E ciascuna di quelle parole starà nel dizionario. Sapete come si chiama questo? In filosofia? Circolo vizioso. Cioè, se io uso B, C, D per spiegare A, e per definire B, C, D uso E, F, G, eccetera, quando arrivo a Z devo usare di nuovo o A o B o C per spiegare Z. E questo crea il circolo vizioso della conoscenza. Il linguaggio è la trappola, diciamo così, la ragnatela, no? Della trappola, perché poggia sull'idea che la conoscenza consista nel definire le cose. Definire, cioè chiudere, limitare, circoscrivere, il contrario del simbolo. Chiaro? Quindi l'erudito, per fare l'esempio, non che io abbia qualcosa contro gli eruditi, ovviamente un buon livello di erudizione che ha affiancato a un buon livello di esperienza diventa saggezza, d'accordo? Ma se è fine a se stessa diventa una trappola. In fondo, conoscere tutto può voler dire non sapere niente. E chi si è illuso che la conoscenza fosse una sorta di grande contenitore e man mano che noi progrediamo arriveremo a conoscere tutto, vuol dire che non ha studiato abbastanza da vicino il modo con cui progredisce una conoscenza. Facciamo degli esempi concreti. La poesia. La poesia nasce da alcune zone profonde dell'animo umano, ha a che fare con determinati sentimenti, ha a che fare con determinate emozioni. Nasce il linguaggio poetico prima della poesia, no? Delle forme poetiche di fare metafora, di descrizioni di fenomeni. Poi la poesia comincia a strutturarsi e si arriva alla metrica, la rima, lo stile. E quindi se tu vuoi essere un poeta devi scrivere poesie secondo uno schema che, se non viene seguito, fa sì che i veri poeti ti dicano che sei un falso poeta, perché non rispetti quegli schemi. Poi arriva il Novecento,
E tutto questo grande impianto quasi matematico, geometrico, su cui è poggiata la poesia, crolla. E oggi, in una sorta di vale tutto, fioccano poeti e tutti possono esserlo perché non ci sono più regole. Va bene, non importa. Facciamo un altro esempio. La storia dell'arte pittorica. Siamo passati nel corso del tempo a una pittura che è stata tutt'uno con il sacro. E la sola arte possibile per la pittura è stata, per lunghi secoli, l'arte sacra. Il che significava il rispetto di determinate regole, legate al tema della proporzione, legate al tema della prospettiva, al gioco delle luci, eccetera, eccetera. Man mano si sono presi altri stili, altre forme, ma ciascuno è diventata una regola. Sei impressionista, se sei espressionista, se, e così via. Poi, rottura delle regole. E oggi chiunque dipinga può essere un pittore, come chiunque scolpisce può essere uno scultore. E non vale dire, vabbè, ma tu saresti in grado, tu poeta da 2 soldi, saresti in grado di scrivere come Petrarca? Saresti in grado di scrivere? Il punto non è quello. Saresti in grado di scolpire come? Perché quando le regole tenevano in piedi l'arte, costringendola in una sorta di definizione, si era più vicini all'artigianato che all'arte. E la esecuzione perfetta di una tecnica significava una certa regola. Oggi ci sono pittori che sono tecnicamente in grado di fare dei lavori simili a quelli che abbiamo visto fare, non hanno la stessa aura evidentemente, però simili a quelli che abbiamo visto fare 5, 6, 7 secoli fa. Non mancano i tecnici da questo punto di vista, ma appunto si è spostata in un altro territorio, è migrata la concezione del fare arte, che non è più vittima delle definizioni delle regole. È chiaro che nel corso del tempo noi costruiamo strutture per poi vederle inesorabilmente crollare. Facciamo l'esempio della scienza. Se la scienza si fosse illusa che a colpi di potenti strumenti che aumentavano il potere dell'occhio, per esempio con i microscopi o i telescopi, avessimo saputo tutto quello che c'era da sapere intorno a noi, oggi non saremmo più ignoranti di quanto lo eravamo nel Medioevo, nel Rinascimento, di quanto si aveva l'impressione di esserlo nel Medioevo, nel Rinascimento, capite? In realtà a ogni nuova scoperta, diciamo così, si sposta di un po' la frontiera e significa entrare in territori che fanno sorgere nuove domande. Quindi il progresso della cosiddetta conoscenza è il progresso della nostra stessa ignoranza, cioè non è nient'altro che una analitica della nostra ignoranza. È lo spostamento continuo di frontiere. Ecco che nel cuore dell'abisso c'è questa sfera chiamata conoscenza, perché ha a che fare con quell'albero che è stato responsabile della espulsione dal giardino dell'Eden. L'albero della conoscenza, del bene e del male. Anche questo sarà un tema interessante da sfiorare, perché include un dualismo che noi non possiamo negare, perché tutti noi abbiamo una percezione di bene e di male. Tutti abbiamo una percezione del bene e del male. Ma l'errore più diffuso è oggettivare, ancora una volta, bene e male come se fossero 2 principi ontologici, 2 principi assoluti, anziché 2 dimensioni molto relative. E soprattutto bene e male rientrano nel giudizio di ordine morale, cosa che il neonato non ha ancora. Difatti per il neonato bene e male significano piacere e dolore, non significano concetti di bene e male. E sono declinati poi all'interno di una cultura che ti fa respirare una certa atmosfera, tu sviluppi anche un'idea, un concetto, no? Di bene e di male, che impari a volte
non perché qualcuno te l'abbia direttamente detto, ma per la risposta che accade intorno a te. Non è detto che un bambino che uccida un animale nel momento in cui sta compiendo questa azione sia consapevole di compiere un'azione maligna. In realtà spesso è portato quasi da una sorta di sperimentazione, diciamo così, più una serie di motivi psicologici che non ci interessa minimamente indagare. Ma bisogna che vi sia una risposta intorno a lui che gli faccia intendere che quello non si fa, tra virgolette, prima che passi dall'uccellino al cagnolino, dal cagnolino alla sua sorella, cioè, per dire, non lo so, potrebbe. E questo ha a che fare con la percezione che abbiamo di bene e di male, più che con la loro oggettivazione. Sotto questo abisso si apre un altro mondo. Le Sefirot, che vanno sotto i numeri 4, 5 e 6, rappresentano un altro triangolo, ma come vedete questo secondo triangolo guarda in basso, con il vertice punta in basso, non in alto. Quindi è una sorta di rispecchiamento del precedente. E se noi li integrassimo, questi due triangoli, otterremmo il Magen David o scudo di Davide, otterremmo un'immagine che è quella che campeggia sulla bandiera di Israele, non a caso, che tra i suoi molteplici significati ci rimanda proprio alla integrazione tra ciò che va verso il basso e ciò che va verso l'alto. Di nuovo l'albero in un certo senso. Nella 4, nella 5 e nella 6 scopriamo i loro nomi. La numero 4 si chiama Chesed, che significa grazia o misericordia, ed è contrapposta alla sua dirimpettaia, la numero 5, che si chiama Gebura, che significa la forza. Sotto questo piano, nel gioco di specchi significa quindi come la numero 1 era sopra la 2 e la 3, qui la numero 6 è sotto la 4 e la 5, ma vedete che essendo questo qua un triangolo rovesciato, la 6 svolge una funzione del tutto paragonabile a quella che svolgeva la 1, è un vertice di un triangolo rispecchiato o rovesciato verso il basso. E questa 6 si chiama Tiferet, che significa letteralmente bellezza. Ora, questo triangolo qui trova nella 6, cioè nella bellezza, il vero centro dell'albero. Grosso modo, la 6 divide l'albero a metà, è il perno centrale. Sotto abbiamo un altro triangolo simile a quello che abbiamo appena visto, cioè col vertice in basso, che è costituito quindi dalla 7 e 8 sullo stesso piano e sotto di loro la 9. Vuol dire che questa forma discendente replica se stessa. Nella 7 abbiamo la sefira chiamata Netzach, che significa letteralmente vittoria. Nella 8 abbiamo la sefira chiamata Hod, che significa letteralmente splendore o gloria. E nella 9 abbiamo la sefira chiamata Yesod, che significa letteralmente fondamento. Alla fine di tutto questo percorso, sola soletta in fondo, la sefira numero 10, il contraltare, diciamo, della numero 1. L'ultima qua in fondo si chiama Malkut, che significa letteralmente il regno. Quindi, se abbiamo un regno, 10, e abbiamo una corona, 1, questo in mezzo è il sovrano.
che poggia i piedi sul suo regno e che ha sulla testa la sua corona. Perciò è plausibile che l'albero della vita nascondesse al suo interno, cioè nelle varie Sefirot, una immagine dell'uomo, cioè dell'essere umano, come archetipo. L'essere umano che è a immagine e somiglianza, cioè a specchio, diciamo così, del supposto regno divino o del creatore stesso. Se l'albero della morte fosse nient'altro che un albero della vita rovesciato che si sviluppa sotto la 10 con le stesse identiche tappe fino a una sfera numero 1, forse le dovremmo chiamare meno 10, meno 9, meno 8, come fossero in matematica, fino alla meno 1, significa che esiste anche un rovesciamento della figura dell'uomo. In effetti questo è il mistero del rapporto tra la testa e i piedi. In Egitto, nell'antico Egitto, alcuni stralci del famoso libro egizio dei morti ci racconta qualcosa del cosiddetto al di là, per loro è il regno dell'ombra. Qual è la caratteristica degli uomini che vivono dopo la morte, cioè in un altro regno, che camminano sulle mani? Quindi hanno i piedi in alto, le mani in basso, e che tutta la logica che per noi va nella nutrizione, dal cibo che passa dalla bocca, scende esofago, stomaco, ventre, intestino ed è espulso poi dall'ano, nel regno dei morti è rovesciato. L'ano è al posto della bocca e la bocca è al posto dell'ano. Quindi salire e scendere sono due operazioni equivalenti, non una migliore e una peggiore, sono due operazioni equivalenti che hanno a che fare entrambe con un certo tipo di realizzazione, quella del regno che è in luce e quella del regno che è in ombra. Il regno che è in luce è quello su cui noi abbiamo investito di più come società, è il regno del nostro linguaggio, della nostra razio, eccetera. Il regno dell'ombra invece è quello, pensate anche al concetto di ombra psicanalitico di Jung, quello che temiamo, ma che in fondo ci rappresenta profondamente, forse quello da cui proveniamo, che è quello della silente contemplazione, alcune emozioni molto forti che abbiamo relegato in fondo. La paura è una di queste. Paura, panico il dio Pan, il tutto. L'esposizione dell'uno, dell'io a contatto con il tutto che sovrasta l'io, panico. Eventualmente anche la rabbia e l'odio, che hanno rappresentato due forze grandiose per la nascita di certi tipi di arte, inclusa l'arte della guerra, naturalmente. E poi, al di là di queste emozioni, che possono essere insomma queste come tante altre, tutto ciò che ha a che fare con la perdita dei confini e dei limiti, mentre invece alla luce abbiamo la conquista dei confini e dei limiti. Luce uguale colori, differenze, distanze, confini. Tenebre uguale cancellazione di colori, quindi un solo colore, assenza di colori. No limiti, no distanze. Il fatto è che il progresso della conoscenza si compie attraverso i limiti. Perciò noi siamo vittime del nostro stesso progresso e abbiamo messo i sigilli su tutto ciò, ecco perché la paura in questo caso funziona come una difesa, no? Su tutto ciò che potrebbe paradossalmente liberarci. Ed è anche il motivo per cui una parte profonda di noi, in alcuni casi,
certe esperienze le va a cercare, in forme magari molto diverse. Alcuni in maniera magari totalmente inconsapevole, credendo di vivere un momento ludico, creativo, finiscono nel grande universo degli psicotropi, degli stupefacenti, dall'alcol ai farmaci, non importa, con in mezzo tutte le droghe possibili. Altri finiscono in una delle possibili declinazioni, anche lì infinite, di Eros. Altri ancora potrebbero avere represso così tanto certe energie da vederle poi esplodere incontrollabilmente, fino a creare una doppia vita, uno sdoppiamento della personalità, irreprensibile negli ambienti pubblici, devastante nel privato. Possibile. Tutte queste strade sono le strade che una parte di noi si è negata, sono le conseguenze di una negazione. E quindi sicuramente affrontare, oltre alle Sefirot, tutto il percorso delle Kelifot, pare che si pronunci così, Kelifa, Kelifot sono i nomi dell'equivalente delle Sefirot. Kelifa vuol dire guscio o conchiglia, Kelifot plurale, gusci o conchiglie. Nel linguaggio parlato questa parola è diventata poi un termine che significa puttana, no? Perché come un guscio viene abbandonato e abitato, no? Da vari esseri. Allora, dare un'occhiata a questo vuol dire dare un'occhiata ai nostri daimones, cioè ai nostri demoni, capite? E quindi a tutte le parti di noi, forse proprio quelle più antiche, le radici, eccetera, che se non integrati possono portarci fuori strada, possono veramente deviarci, come capita a buona parte di questo mondo. Quindi già dalla prossima volta cominciamo anche a vedere i nomi delle Kelifot, cioè di quest'altra struttura, e poi ci addentriamo un po' nel mistero del giardino dell'Eden e di questa strana storia per cui Dio ha piantato 2 alberi nel mezzo, come fanno stare 2 alberi nel centro. Significa che probabilmente è un albero solo che può essere percorso in 2 modi, così dicono le Midrash, no? Che sono poi i testi di interpretazione. E cominceremo a vedere anche la storia del serpente, la cacciata di Adamo e Eva, eccetera. Ci diamo appuntamento martedì prossimo allora. Vi ringrazio, ciao. Ciao.